fin da bambino io avevo un'attrazione per i cani. Ma io potrò aver avuto 5, 6, 7 anni più o meno. Vicino a casa mia c'era un gruppetto di cani piccolini lasciati liberi, che erano aggressivissimi, se la prendevano con tutti, se passavo in bicicletta, in triciclo, a piedi. Quando passavo io mi facevano tutte le feste. Poi è successo che vicino a casa mia ha partorito una cagnolina e io dal balcone li vedevo, ho visto crescere tutti questi cagnolini fino a che ho deciso quale sarebbe stato il mio cucciolo. Era il cucciolo più bello, più grosso, più chiaro, con gli occhi verdi, bellissimo. E mi ricordo che un giorno sono andato da questo signore che li accudiva e gli dissi voglio quel cane lì. Questo signore mi ha guardato, probabilmente doveva dare questi cuccioli e me ne ha dato uno in braccio. Io l'ho preso e questo cane era diventato il mio migliore amico. Problema dei problemi, vivevo in zona endemica di leishmaniosi, una malattia terribile per i cani, e il mio cane si ammalò di questa malattia. Mi ricordo che il veterinario mi disse a mio padre, professore, guardi, la malattia probabilmente si tratta di leishmaniosi, non c'è una cura, possiamo tamponarlo per un po', però il cane andrà via. Già era passato del tempo, ricordo che mio papà mi disse, ora porto Max dal veterinario. Fu l'ultima volta che lo vidi perché papà non tornò col cane, tornò senza cane, non se ne parlò. Qual era il mio pallino? Io ero bambino, farò il veterinario per trovare una cura a questa malattia. Andai fuori sede, io sono siciliano, studiai a Bologna e il mio pallino fisso era questa malattia. Quindi studiavamo le materie del primo anno, io ero in biblioteca per cercare di trovare materiale per questa malattia, ma non era semplice perché non c'era l'internet che c'è oggi, cioè all'epoca avevi una biblioteca, potevi chiedere gli articoli scientifici e te li mandavano 3 settimane dopo la richiesta, se non erano urgenti alcuni mesi dopo, però piano piano io cominciavo ad accumulare materiale. La mia voglia era di tornare a casa, aprire la mia struttura veterinaria e curare i cani di tutti affinché nessuno provasse la disperazione che avevo provato io a sentirmi dire non ce la farà. Qual era la strada giusta? L'errore più grande era considerare la malattia un'entità unica e immutabile, cioè il cane ha la leishmania, questa è la terapia. Come dire, ho il mal di testa, mi prendo l'aspirina. Poi però possibilmente il mal di testa ce l'hai perché hai un dente storto, perché dormi male, perché hai la cervicale. Non posso applicare a tutti l'aspirina, cioè non posso utilizzare la stessa terapia per tutti, perché ci sarà quello che gli andrà bene, ma ce ne saranno quelli che avranno gravi effetti collaterali. E quindi iniziai ad utilizzare una terapia personalizzata. Perché un cane, nonostante abbia la leishmania, ha effetti collaterali devastanti e sta morendo per la malattia, mentre c'è un altro che ha la malattia, ma non ha nessun effetto, non ha sintomi. Non per forza il cane con la leishmania deve morire. Se applichiamo logica, metodo e personalizzazione, abbiamo un'altissima possibilità di curare il paziente. Mi chiama una volontaria della Sardegna e mi sottopone 4 casi uguali. Io ho 4 casi che non riusciamo a risolvere, mi deve aiutare. Quindi parto, prendo l'aereo appena si sblocca la situazione Covid, appena ci possiamo muovere. Non trovo quello che mi aspettavo, io mi aspettavo un canile dove i cani erano tenuti come si poteva, no. Mi trovo davanti un'oasi, i cani stanno benissimo, fanno i turni di uscita, non abbaiano, stanno tutti insieme, giocano e mi rendo conto che i volontari hanno un'attenzione a questi animali non come se fossero numeri, erano tenuti come cani di casa ma che vivevano momentaneamente in questa oasi. Questo mi ha folgorato perché ho scoperto un mondo diverso, ho visto che si può fare un volontariato anche diverso e ho cominciato a prendere la passione per questo mondo, tanto che poi ho deciso di dividere la mia vita tra il centro studi, la leishmania e il volontariato. Io dico sempre al mio staff che noi dobbiamo lasciare un'eredità. Dovranno riuscire ad aiutare i cani nello stesso modo in cui li aiutiamo noi, cioè riuscire ad ottenere quel 92, 95, 99% di cani asintomatici a 2 anni deve poter essere nelle mani di tutti. Per questo il nostro sogno è di creare l'accademia dove il veterinario si possa formare per poter affrontare al meglio questa malattia.